Bentornati alla fine del vecchio millennio, un tempo in cui non esisteva ancora il cloud, internet era molto acerbo e le schede di memoria costosissime. Ma tutto era possibile, davvero tutto, anche sognare di un futuro con auto volanti e robot che si confondevano tra le persone. Tutto questo, però, non era ancora pronto. Così, in un mondo pieno di novità tecnologiche e fantascientifiche, perché non affidarsi ai buoni vecchi floppy disk per salvare i propri scatti? Il mondo della fotografia digitale alla fine del vecchio millennio era ancora abbastanza nuovo e spesso visto come un'alternativa inutile alla qualità della pellicola. I motivi erano molteplici: il costo delle fotocamere digitali rispetto alle comuni e compatte analogiche, la qualità scarsa degli scatti e la difficoltà nell'utilizzo. E non parlo tanto dell'utilizzo nel senso di scattare fotografie, quanto dei processi abbastanza macchinosi per trasferire le fotografie dalla fotocamera al computer o stamparle. Infatti in quegli anni non si era ancora raggiunto uno standard per quanto riguarda i collegamenti USB, e praticamente ogni fotocamera aveva un suo cavo. Inoltre le schede di memoria, come già detto, erano molto costose, difficili da reperire e comunque richiedevano un lettore di schede per essere lette dal computer. Cosa fare allora? La Sony riuscì ad unire l'innovazione tecnologica con un supporto presente ovunque e solidamente piazzato sul mercato. È vero che i floppy disk non sono mai stati un supporto di memorizzazione estremamente affidabile, ma erano presenti un po' ovunque, costavano pochissimo ed erano facilmente sostituibili. Inoltre, cosa ben più importante, bastava letteralmente estrarre il floppy e inserirlo nel proprio PC per avere subito a disposizione tutte le foto che avevamo fatto, senza software proprietario o cavi inutili. Molti forse non ricordano o non sanno che in quegli anni molte fotocamere richiedevano l'installazione di un software sul computer per poter leggere le foto, in quanto i file prodotti non erano nei formati standard. Questa invece non aveva bisogno di niente, gli scatti erano direttamente in JPEG o in bitmap, quindi fruibili virtualmente su ogni computer dell'epoca, stampabili e condivisibili. All'interno del floppy per ogni fotografia, come vedete, c'era un file .411, che era un file di indice utile soprattutto alla fotocamera e che normalmente sarebbe nascosto. Ok, tutto bellissimo, ma cosa costava una fotocamera del genere a fine anni 90 e inizio 2000? Questo non è il primo della serie Digital Mavica, infatti la serie è iniziata nel 97 con una fotocamera che ha già descritto ampiamente LGR e vi lascio in descrizione il suo video, e di questa non trovo assolutamente nessuna informazione sui cataloghi italiani o riviste italiane. Ho trovato un catalogo inglese che ne parla e la vendevano a 550 sterline circa, parliamo sempre del 2000. Noi la pagammo più o meno sui 990.000 lire, 1.000.000, non ricordo esattamente perché non ho trovato più lo scontrino, ma più o meno il prezzo era quello. E non erano pochi soldi, assolutamente. Ma ora proviamo a fare un unboxing come sarebbe stato all'inizio anni 90. Questa è la scatola che ho ancora gelosamente conservato dall'epoca, della Sony MVC FD73, come potete leggere. Qui è citato anche il software che vedremo dopo, incluso. Il kit comprende la tracolla che avete visto montato prima. La fotocamera ha un favoloso zoom di 10x e può fare delle foto in VGA, ovvero sia 640x480. Altre caratteristiche: il programma AE che servirebbe per cambiare l'illuminazione a seconda della scena, poi vabbè. E infine gli effetti che sono poi negativo, seppia, bianco e nero e solarizzazione che vedremo dopo nelle prove varie. Numeri di serie e altri dati, e qui ci sono gli accessori opzionali, cioè quelli non inclusi in questo pacchetto. Abbiamo un teleobiettivo, un grandangolare, una custodia per i filtri, una custodia rigida per la macchina fotografica e infine la batteria di capacità maggiore rispetto a quella fornita in dotazione. Ma andiamo a vedere l'interno. Cosa era fornito esattamente all'acquisto? All'interno della confezione ovviamente le cose non sono nel loro ordine, ma
in quello che ho messo io, perché qui abbiamo un graziosissimo kit con il software che era citato sulla confezione, MGI Photo Suite SI, che dopo vi farò vedere, e tutta la documentazione, che tra l'altro è tantissima rispetto a una fotocamera odierna, la garanzia, le congratulazioni per aver acquistato il loro prodotto e il catalogo degli accessori in italiano e in inglese. Sarebbe interessante andare a visionare sul sito tramite il Wayback Machine dell'Internet Archive se si riescono a trovare ancora queste pagine di accessori. E infine il consueto manualetto, o meglio i consueti. Qua c'è anche il manuale per caricabatterie, non so per quale motivo. Ovviamente quello italiano è quello messo peggio perché è quello che ho utilizzato all'inizio, però è una bel malloppo in tutte le lingue, una Bibbia. Oggi non sarebbe mai una cosa del genere. Il caricabatterie, solido e funzionale, il suo cavo di alimentazione, e poi la guest star, la Sony MVC FD73. E questa è la nostra fotocamera. Qui abbiamo un sensore, probabilmente per la focale, questo è il flash, il nostro obiettivo 10x f4,2 42 mm 1.1.8, e qua abbiamo il mitico lettore floppy, e qua abbiamo tutte le altre parti della fotocamera, posso anche spegnerla ora. Qui abbiamo lo zoom, qui abbiamo il disk eject, qua sotto abbiamo una batteria che serve per mantenere l'orario, adesso che è qui. Normalmente ci andrebbe la 20-25, io ho messo la 20-32 perché entrava lo stesso. Qua abbiamo due pulsanti di regolazione della luminosità dello schermo, magari la riaccendo che ve lo faccio vedere. Luminosità più alta e più bassa. Questo è lo zoom, che ovviamente qua dentro funziona ma non può mettere a fuoco così vicino. Poi abbiamo il flash acceso, spento, automatico, gli effetti di picture, negativo, seppia, bianco e nero e solarizzazione, che poi li vedremo meglio, i programmi vari delle condizioni sportive, panorama, sole, eccetera eccetera, e qui per togliere o visualizzare le informazioni di stato. Poi abbiamo questo comodo joystick che serve per aprire il menu e per navigare in tutte quante le funzioni. Qua abbiamo l'orologio, il beep che posso attivarlo, che è fastidiosissimo, meglio disattivarlo, disk tool per formattare o copiare il floppy, perché evidentemente ha una memoria interna che permette di inserire un floppy con dei dati, copiarlo e inserire quell'altro. La numerazione dei file se è in serie o normale, cioè se rimane la stessa numerazione anche cambiando floppy oppure se si resetta da zero. Il livello del flash, basso, normale o alto, che questo potrebbe essere molto utile. La qualità delle immagini fine e standard. E qui è la modalità di registrazione, multi, bitmap che va un solo file per coso, email che è il più piccolo e normal. Sempre in mezzo ai tasti troviamo questa levettina che mandando su play ci permette di rivedere le foto scattate, memorizzate sul floppy. Ultimo ma non ultimo di importanza, lo sportello inferiore che permette di estrarre la batteria, che è una batteria standard se non fosse per questo InfoLithium che non ti permette di mettere batterie simili, ma solo quelle della Sony, perché hanno l'InfoLithium che sarebbe fondamentalmente la carica residua. Questa è un po' una cagata perché quando la batteria si esaurisce non ne puoi inserire altre compatibili, ma solo le originali. È giunto il momento di provare un po' all'esterno.
Come fotografa questa macchina? Per fare il confronto utilizzo il mio vecchio Samsung S7 che ha una ottima qualità fotografica. Questa sarebbe la reale risoluzione della foto, ma per comodità la ingrandiamo un po'. Questa è la foto fatta con la Sony Mavica 640x480 ingrandita e questa è la stessa foto fatta con il Samsung S7. Proseguiamo con altre foto sempre di confronto. Come si può vedere non è solo la risoluzione a essere diversa, chiaramente la risoluzione del Samsung Galaxy è molto più elevata, ma i colori risultano sicuramente un pochino più slavati sulla Sony. E devo dire che però i Samsung o comunque i cellulari moderni tendono un po' troppo a saturare. I colori infatti erano più o meno a metà tra quelli che riproduce la Sony e quelli che riproduceva il Samsung, mentre invece i dettagli chiaramente il Samsung li ha riprodotti molto meglio che la Sony, ma ci sono anche quasi 20 anni di differenza. Mentre invece c'è una particolarità della Sony che il Samsung non riesce neanche lontanamente a stare dietro, ovvero sia lo zoom. Qui sto facendo una foto a un gioco per bambini a zoom massimo e questo è il risultato e devo dire che come qualità è ottima. Funziona meglio con lo zoom che col grandangolo. Questo era il luogo, diciamo, fotografato col Samsung e qui è un confronto diretto dello zoom. Questo è quello della Sony e questo è il zoom digitale della Samsung che, come potete vedere, è più sgranato del Sony. Un'altra prova che ho voluto fare è stato scattare alcune foto all'imbrunire, questo con la Sony e questo col Galaxy. Direi che anche la Sony se l'è cavata abbastanza bene, nonostante fosse bassa la luce esterna e ormai al tramonto. Chiaramente il Galaxy ha più luce, ma è distinguibile anche la Sony. Ora vediamo le modalità di scatto e le varie qualità. Questa è la foto originale di confronto dell'S7, una crepa nel terreno, e questa è la foto in JPEG della Sony e questa è la versione bitmap. A me sembra esattamente la stessa foto. Questa è di nuovo un'altra JPEG su dei frutti e questa è la bitmap. Per me le differenze sono veramente piccolissime. Qui invece testo la qualità standard JPEG contro la qualità fine e secondo me già ci sono più differenze qua che col bitmap. Questa è la standard e la differenza con la fine un pochino c'è, anche se non tanto. Probabilmente la standard serviva solo per avere più spazio sul floppy, perché in modalità standard se ne possono registrare una quarantina, in modalità fine solamente 20. Ma ora è il momento migliore vedere i filtri fotografici di quegli anni, molto anni 90. Il primo è ovviamente il filtro negativo, totalmente inutile ma bello. Seppia invece mi è sempre piaciuto, devo dire molto retro, molto anni 30, bianco e nero classico, questo c'è praticamente ovunque, e la solarizzazione che lascia un po' perplesso perché, non so che senso abbia, sembra una riduzione di grado di profondità del colore, non vedo per quale motivo farlo. Comunque, un'altra cosa interessante da vedere sono i 3 livelli del flash, dal foto senza flash, per vedere il confronto, la stessa foto con il flash a livello più basso dei 3, e come vedete è già abbastanza alto, ancora il livello medio o normale, che è più o meno uguale, e il livello alto che è quello più flashato di tutti. A volte può venire comodo. Ora ci sarebbe da provare la modalità email, ma è semplicemente una foto a 320x240, cioè a risoluzione dimezzata. Meglio vedere la modalità multi. In questa modalità la Sony scatta una serie di fotografie a raffica, 9 in tutto, per poi ricreare una specie di video quando le si vanno a rivedere all'interno della fotocamera. Tuttavia, quando le si vanno a rivedere sul computer, esce solamente una foto un po' più grande, delle 640x480 classiche, con 9 fotogrammi all'interno. Ora vediamo esattamente di cosa sto parlando. Vado a scattare in modalità multi su queste piccole palmette, per farvi vedere un pochino di cosa si tratta. Mi sono mosso un po' mentre scattavo per far vedere meglio il movimento. E questo è il movimento che è possibile vedere in camera, con il pulsantino apposito. Praticamente un video a 9 scatti, 9 frame. Tuttavia, questo è quello che si vedrebbe a portare la foto sul computer. Quindi
Può venire comodo per fare certi tipi di immagini, magari come la copertina celebre dei Beatles, ma a conti fatti è un pochino inutile. Per ultimo vi faccio vedere il software che era fornito a corredo della fotocamera, MG Photosuite SE, software compatibile da Windows 3.1 in poi. Credo che si installi anche su Windows 10, non ho provato, avevo una macchina con Windows XP già configurata e ho usato quella. Il software in sé non è altro che un banale software di fotoritocco abbastanza semplice, con tuttavia alcune personalizzazioni della Sony. Come vediamo ci sono 3 icone, una è quella del software e le altre 2 sono quelle dei software aggiuntivi dedicati a questa macchina fotografica. Il primo è il Diskette Label Tool per Sony Mavica, andiamo a vedere esattamente di cosa si tratta. Serve esattamente per fare quello che dice, cioè le etichette per i floppy. Esistevano infatti all'epoca, ma penso esistano ancora, dei fogli con già i tagli predisposti per creare biglietti da visita e altre cose. Sicuramente esistevano anche quelli per i floppy, magari già con l'adesivo. Quindi già etichette pronte. Qua te ne chiede vari formati, ovviamente personalizzabili se uno trovava dei formati diversi. Si apriva il suo file, adesso ne proviamo ad aprire uno giusto per farvi vedere. Questo è il file con l'etichetta in cui ovviamente ci si poteva inserire immagini e tutto quello che si voleva, grafiche, oppure semplicemente scrivere, e una volta decisa la propria etichetta si andava in stampa e voilà, ecco il nostro floppy personalizzato con le nostre foto sopra. Ora ovviamente non ho una stampante collegata, avrei voluto far vedere almeno un'anteprima di stampa, ma non me la fa fare. Comunque la questione è quella, se uno è un po' creativo poteva tirare fuori bellissime cose. Il secondo software invece era per rinominare in maniera massiva le foto all'interno di un floppy, ovvero rinominare sia la foto che il file 411 che abbiamo visto prima. E rimane il software principale, che come vedete è anche personalizzato per la fotocamera. Ottieni foto del disco floppy. Allora noi inseriamo il nostro disco floppy e andiamo a vedere le foto. Dischetto, ok. Ecco che lui inizia a caricare tutte le foto fatte su floppy nel software in sequenza, che posso aprire e posso andare anche a modificarle volendo, ruotarle, tutte le funzioni basiche diciamo che ci possono essere in un software di questo tipo. Ecco, questa magari era anche meglio evitarla, annulliamola. E poi sì, i filtri, mosaico, eccetera. Qua si ritorna all'album in cui si possono vedere le varie foto ed è anche possibile scannerizzare da fonte esterna per aggiungere altre foto. Questa invece è la presentazione di diapositive, che all'epoca era molto in voga perché non è altro che presentare le foto una dopo l'altra. Quando si facevano le vacanze chiamavi gli amici a casa e anziché presentare le diapositive sul proiettore magari le presentavi con un software del genere sul PC e gli amici erano tanto contenti di passare 2 ore così. Altre cose creative che si potevano fare erano calendari, copertine, biglietti da visita, eccetera eccetera, o anche semplicemente andare a rovinare una foto mettendo delle aggiunte, come possa essere un quadrato o magari un secondo rettangolo, o magari anche no ed è meglio lasciare stare. Potrei ripristinare la foto, ma faccio semplicemente prima a chiuderla, rinunciare alle modifiche e andare a vedere i giochi, che poi altro non sono che creazioni. Purtroppo anche per questi serve una stampante e quindi mi sa che non riusciremo a vederli. Proviamone un altro. Niente, comunque si potevano realizzare calendari, biglietti da visita, poster, eccetera eccetera, partendo dalle proprie foto, ma per tutte quante le funzioni è comunque necessaria una stampante, non puoi nemmeno editarla se non hai una stampante. Ma inoltre questo software metteva a disposizione tantissime altre funzioni che mi ricordano un po' software tipo Publisher o Print Artist forse,
e diciamo molte un pochino discutibili, ma sicuramente molto divertenti per un ragazzo o un bambino forse di quegli anni. Io sicuramente l'avrei adorato, peccato che all'epoca non lo usavo. Ad esempio, con questa funzione posso andare a mettere la testa di qualcosa sopra l'immagine. Io ho la testa di questo bellissimo ippopotamo e andrò a infilare qua sopra. Ok, non è proprio un gran risultato, diciamo, si può fare di meglio. Le utili e divertenti funzioni sarebbero ancora tantissime, ma non mi sembra proprio il caso di stare a perderci ancora tempo su questo software. Diciamo che la facciamo finita qua e procediamo con la conclusione del video. Conclusione nella quale non vedrete me, ma vedrete una serie di foto da me scattate proprio in quegli anni, per farvi capire un po' l'esperienza che era fotografare con una macchina digitale nei primi anni 2000. Come potete vedere, la qualità era veramente scarsa, come avete già visto anche dalle foto scattate in questi giorni, e qualsiasi fotocamera compatta a pellicola, o meglio macchina fotografica a pellicola, chiamiamola col suo termine, probabilmente era molto meglio come qualità. Tuttavia anche il sapore di queste foto un pochino bruttino, con dei flash esagerati e con la possibilità sempre che il floppy si danneggiasse, aveva un certo suo fascino. Era un po' come ascoltare un vinile con tutti i gracidi e tutte quante le cose, le imperfezioni che rendono il vinile magico. Forse in certa maniera era magico anche il floppy. Era un po' meno magico quando dovevi lavorarci, infatti questa macchina fu comprata per lavorare, ma tutto sommato era comunque una grande innovazione in quegli anni in cui scattare una foto, svilupparla, portarla a casa, scannerizzarla e inviarla poteva diventare veramente lungo e complicato. Bene, questo video finisce qui, io spero vi sia piaciuto questo tuffo nel passato assieme a me, che personalmente mi ha riportato alla mente tantissimi ricordi, ovviamente. Spero ne abbia portati anche a voi. Se avete qualcosa da aggiungere o da commentare, tutti i commenti sono ben accetti. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un mi piace ed iscrivetevi, così mi fate crescere un pochino, che male non sarebbe. E per il resto ci vediamo al prossimo video e grazie a tutti. To make it easy to capture digital images and email them over the internet, Sony offers an expanded line of digital imaging tools. Sony's digital Mavica camera is the only digital camera that uses an ordinary floppy disk to store and send digital images. So it's a cinch to share your world with friends and family around the globe. Imagine the possibilities. With Sony Digital Mavica, spontaneous moments like these are effortlessly transformed into precious memories. If you're thinking, this can't be as easy as it looks, think again, because with Sony Digital Mavica, it's that easy. This is your camera, this is your film, and this is your post office.